Carissimi, buongiorno e benvenuti al Lago d'Iseo e più precisamente benvenuti a Monte Isola. Guardate che bellezza, veramente una figata. Devo fare un grande mea culpa perché non ero mai stato qua. Il comune di Monte Isola ha poco meno di 1800 abitanti, quindi piccolino, e è costituito da 11 frazioni. È inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia e l'isola è particolare perché è l'isola lacustre più grande dell'Europa meridionale e centrale, nonché quella con la maggiore elevazione, visti 600 metri sul livello del mare. Il mio obiettivo ovviamente è quello di vedere il più possibile e di arrivare nel punto più alto. Comunque, piccolo passo indietro perché sono partito da Milano col treno, ho fatto il cambio a Brescia e poi sono sceso a Sulzano. E poi ho preso un traghetto molto breve da Sulzano a Peschiera, veramente 3 minuti di traghetto, costa caro però, 6,70 € andata e ritorno. Comunque adesso sto andando a una delle poche attrazioni qua a Peschiera. Qui c'è l'Oratorio San Rocco che dovrebbe avere degli affreschi molto interessanti, ma è visitabile solo su prenotazione, tra l'altro è stato riaperto recentemente. Mentre qua c'è la chiesa di San Michele. Bella, molto bella la chiesa con i suoi affreschi. È stata consacrata nel 1648, adesso proseguo, faccio una piccola deviazione dentro il paesino, che appunto è molto molto piccolo, però sono curioso di vedere i vicoletti, diciamo. Adesso sto percorrendo la parte sud dell'isola fino al borgo di Senzole e là si inizia a vedere l'isola privata di San Paolo. Questo tratto costiero ha acquisito notorietà anche internazionale, direi, tra giugno e luglio del 2016, quando ha ospitato The Floating Piers, un'installazione temporanea che comprendeva una serie di pontili galleggianti ancorati al fondale e rivestiti in tessuto giallo-arancione. I visitatori hanno potuto così raggiungere Monte Isola e l'isola di San Paolo, diciamo, camminando sull'acqua. Ci dovrebbero essere stati circa 1 milione di visitatori, direi tantini per un borgo così piccolo. E se vedete qua è pieno di ulivi. È conosciuta come la strada degli ulivi, la strada a sud, e nei secoli hanno ispirato pittori, fotografi e vari artisti. E quella è la rocca Oldofredi Montinegno, privata ma molto bella, così che svetta sul paese e sul lago. Quindi in un solo colpo abbiamo gli ulivi qua a destra, davanti la rocca, l'isola privata e ovviamente l'acqua molto pulita e il paesaggio tutto circondato da montagne. Molto bello. La rocca, che è esattamente qua sopra, ha una storia interessante, perché fu originariamente costruita tra l'XI e il XII secolo dalla famiglia Oldofredi. Poi nel 400 diventa una zona di caccia per la famiglia Visconti. Sul finire del XV secolo, sotto il dominio del Ducato di Milano degli Sforza, agli isolani vengono concessi diritti di pesca e agevolazioni fiscali. Poi la rocca è ampliata nel XVI secolo e infine restaurata nel Novecento. Come detto, attualmente è di proprietà privata. Adesso in verità io ho fatto un piccolo cambio di programma perché il percorso che avrei dovuto fare è di 14 km, ma sono troppo pochi, quindi lo allungo un po', così vedo proprio tutto. Faccio un'unione di due percorsi diversi. I turisti sono improvvisamente scomparsi perché sto iniziando a salire. Secondo me il 99% dei turisti fa il sentiero lungo lago, che comunque è molto bello, però non ti permette di arrivare su al monastero, insomma. Poi c'è anche un autobus in verità che sale, però a me fa piacere farla a piedi. Comunque, guardate che vista.
Questo è il paesino di Menzino, guardate qua i paesaggi e qua il punto d'arrivo. Adesso questo sentiero che sto percorrendo mi porta a Senzano, dove c'è una chiesa, e poi il proseguio per il monastero sul monte. Anche qua tutti olivi, e là in cima si vede il monastero, il punto di interesse più alto dell'isola. Ed ecco qua la chiesa di San Severino, costruita nel XVIII secolo in sostituzione di un più antico edificio religioso. Niente, la chiesa è chiusa purtroppo, peccato, perché in teoria deve essere bella questo interno. Vedete che ci sono anche gli autobus con la fermata, la fontana, mentre qua c'è la chiesa. Si prosegue adesso verso Cure. Ehi, ciao. Che fai tu? Hai così tanto campo? Stai qua al lato della strada? Sì. Qui si inizia a vedere il paesino di Cure e là c'è la chiesa, punto finale. Ora sto sorpassando la località Cure per arrivare al santuario della Ceriola. Se prendete l'autobus per salire, tenete conto che arriva fino a Cure, quindi l'ultimo chilometro con 100 metri di dislivello deve essere abbastanza pendente, circa il 10%, dovete farlo a piedi. Prima di raggiungere la cima, pausa pranzo con questa e questa alle olive. Il santuario della Madonna della Ceriola risale al XIII secolo ed è la prima chiesa dell'isola. Secondo una leggenda, la Madonna apparve ad un contadino ed è stata raffigurata in un'opera del XII secolo, intagliata in un tronco di cerro. Da qui probabilmente deriva il nome di Ceriola. Qui c'è la grotta e qui sopra il santuario. Questo è il punto più panoramico dell'isola, guardate che vista, e anche un luogo di culto ovviamente molto importante. Classica foto da fare nel santuario. Questo è il sentiero che sale da Peschiera, che a differenza di quello che ho fatto io sembra tutto non asfaltato, però io non farò questo perché ritorno indietro da questa così che riesco a vedere il più possibile. Ok, ho passato al santuario, adesso dovrei attraversare tutti questi campi così. Tra l'altro c'era una capretta molto carina, piccolissima, secondo me è nata da pochissimo. Comunque dovrei attraversare questi campi fino ad arrivare prima al borgo di Masse e poi al borgo di Sibiano. Molti prati fioriti, molta allergia, molto muco. No, però a parte gli scherzi, i paesaggi molto belli, veramente belli. Qui dietro questi alberi c'è il borgo di Masse, dove si trova la chiesetta di San Rocco, che risale al XV secolo. Adesso proseguo verso Sibiano, che è proprio qua sotto.
Siviano è la sede municipale del comune di Monte Isola fino dal 1929. Il centro abitato, come si vede, è dominato dalla parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, e questa chiesa fu edificata nel XVI secolo e poi ricostruita. Purtroppo la chiesa è in ristrutturazione, quindi da fuori non si vede molto, ma si può comunque entrare. E all'interno si trovano alcuni affreschi settecenteschi molto belli e l'Ultima Cena di Amigoni, che viene considerato uno dei più originali tra i pittori bresciani del Seicento. Adesso sto tornando lungo lago, questa strada ripidissima, e dovrebbe esserci una villa, però penso sempre privata. Si tratta di Villa Beatitudo, è un edificio cinquecentesco restaurato all'inizio del Novecento. E dopo Siviano c'è l'ultima salita, anche questa abbastanza, come si direbbe in trentino, erta, quindi molto in salita. Ultima salita per raggiungere l'ultimo paese, cioè la frazione di Carzano, che è nota per la festa di Santa Croce, festa che ho conosciuto solo informandomi riguardo a questo percorso, però che è molto bella. Ogni 5 anni questo borgo viene interamente ricoperto con fiori di carta realizzati a mano. È una commemorazione per la fine dell'epidemia di colera avvenuta nel 1836. Ultimo punto di interesse è la parrocchiale di San Giovanni Battista, costruita nella prima metà del Settecento in un luogo di un edificio religioso del XV secolo. E tra tutti questi paesaggi c'è un'altra isola privata, l'isola di Loreto. Ho superato anche l'ultima frazione e adesso mi aspettano circa 2 chilometri per raggiungere il molo di Peschiera, da dove tornerò. In tutto sono stato qua più o meno 4 ore e mezza e ho camminato praticamente 17 km, quindi un po' di più del giro da 14 km classico, perché ho allungato, e con 500 metri di dislivello. Comunque è fattibile, se non che alle volte ci sono dei tratti abbastanza ripidi, quindi magari non per tutti, però giro molto molto bello. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine del video e vi do appuntamento a settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18. A presto!